Siamo nel 2025, alle porte del nuovo anno, e dopo un lungo periodo di silenzio da parte di Level 5 in ambito videoludico, specialmente di Inazuma Eleven, abbiamo finalmente tra le mani, purtroppo metaforicamente visto che è uscita solamente la versione digitale, Victory Road, un gioco che aspettavamo da quasi 12 anni, dopo l'ultimo titolo rilasciato in Giappone, Inazuma Eleven Go Galaxy, uscito il 5 dicembre del 2013. Questo silenzio però è stato riempito da alcuni content creator, e uno dei più conosciuti è proprio colui di cui parleremo oggi, il mitico Blaster HD, uno dei personaggi più chiacchierati da tutta la community, sia nel bene che nel male. Per anni è stato uno dei punti di riferimento italiani, gameplay, guide, walkthrough completi, live, analisi squadre. Blast era ovunque. Ogni volta che un fan cercava qualcosa su Inazuma Eleven, prima o poi sarebbe capitato sul suo canale. Eppure, col tempo, quel nome è iniziato a scomparire. Video più rari, periodi di inattività sempre più lunghi, fino a quasi scomparire dai radar. Questa è la storia di uno degli youtuber più importanti della scena di Inazuma Eleven, una storia fatta di passione, hype, attese infinite, ritorni mancati e una domanda a cui nessuno ha mai dato una risposta definitiva: che fine farà Blaster HD? Atterrato su YouTube nel 2011 all'età di 13 anni, apre il suo primo canale, Master Pokémon 5000, ma non c'era spazio per tutti i contenuti che voleva portare, quindi decide di spostarsi definitivamente su Blaster HD, un canale già avviato da un mesetto che gli stava dando grandi soddisfazioni, soprattutto con un brand in particolare, Inazuma Eleven. Dopo il solito video di presentazione e la copertina per la sua playlist di Minecraft, Blast comincia a registrare un let's play di Inazuma Eleven 2 Tempeste di Fuoco e porterà una serie parallela su Bufera di Neve, dove cercherà di completare il suo salvataggio. Già da questi primi video si avverte la genuinità e la spontaneità di un ragazzo che voleva condividere le sue più grandi passioni con altri fanatici. Questo era il bello della vecchia YouTube, la sincerità che sprizzava da tutti i pori, senza necessariamente vedere la piattaforma come una potenziale fonte di guadagno. Questa mentalità è sempre stata una costante nel percorso di Blaster, culminata con la gioia per aver droppato uno degli oggetti più rari di Inazuma Eleven, ma con calma arriviamo anche a questo. Grazie principalmente alle guide di Inazuma Eleven 2 e alle partite del 3, arriva a 1000 iscritti a metà dicembre, come regalo di Natale, ma da questo momento la strada si fa in salita. Dopo aver raggiunto un traguardo così importante, forse lo stimolo che spingeva quel ragazzo a continuare a caricare video su video stava sempre andando più a diminuire, ma tornerà grazie a Inazuma Eleven Go Chronostones, dove pubblicherà numerosi video, dalle partite a obiettivi alle analisi squadre, fino ai reclutamenti, la sua serie più celebre. Blast, tassello per tassello, riesce a crearsi un suo piccolo impero, grazie anche a tutte le live che ha fatto, così da legare ed essere una vera e propria compagnia per gli spettatori, che spesso giocano con lui in sottofondo come se fosse un caro amico. Era conosciuto per i suoi scleri, per il suo tentativo di divulgare il competitivo di Chronostones in Italia, anche se i suoi consigli erano abbastanza lontani da quelli che servivano per creare una vera squadra competitiva. Non era una fonte inesauribile, ma una piccola sorgente che continuava a zampillare quel tanto che bastava non prosciugarsi del tutto. La parentesi di Chronostones dura ben 5 anni, in cui ha analizzato praticamente tutto quello che si potesse, ha spolpato tutti i contenuti creando e analizzando squadre su squadre, lasciando in eredità meme e momenti iconici che hanno definito l'immaginario della sua community. Quando sembrava che i contenuti sul gioco fossero finiti, considerando anche che erano usciti Ares e Orion, quindi si stava concentrando sui loro video commenti, arriva grazie al fandom europeo Inazuma Eleven Go Galaxy, dove i due team si prendono carico della traduzione italiana. Blaster ovviamente ci si fionderà, stimolato dal provare un gioco che ormai si poteva solo sognare, visto che non sarebbe mai stato importato in Europa ufficialmente. Anche qui creerà molti contenuti e arriverà addirittura a 500 ore di gioco, finendo a essere uno dei salvataggi più ambiti in Italia. Però, da quello che si avvertiva, stava cambiando qualcosa. Blast aveva sempre meno tempo, infatti i video avevano una cadenza minore, si concentrava sulle live, che per un certo periodo le farà su Twitch in cerca di nuove sfide anche per cambiare un po' aria. Come ogni imperatore ha dei rivali, o meglio dei concorrenti che non gli sono mai andati troppo a genio per come hanno trattato i giochi di Inazuma Eleven. Blast era un purista del postgame, portandolo a raggiungere più di 1000 ore considerando tutti i salvataggi che ha condiviso con noi su YouTube, ma non tutti la vedevano come lui. Tanti si fermavano alla trama, senza mai addentrarsi più in là, e questo gli provocava un fastidio, facendogli sembrare che fosse l'unico a portare contenuti originali su Inazuma Eleven, ma non credo sia veramente così. Molti ragazzi hanno dato sfogo alla loro creazione
attività con quiz o approfondimenti basandosi sull'anime, non considera nemmeno la serie su un gioco che non ha mai pensato degno di far parte del suo canale, Strikers. Questa è sempre stata una delle caratteristiche più evidenti di Blast, il suo modo quasi assoluto di vivere la serie. Per lui esisteva una sola direzione, un solo modo corretto di portare Inazuma Eleven su YouTube, e non si è mai davvero smosso da quella visione. È un pregio perché gli ha permesso di costruire un'identità chiara, coerente e riconoscibile, ma è anche un limite che lui stesso forse non ha mai riconosciuto fino in fondo. Vi ricorderete sicuramente le discussioni con altri esponenti del brand, non si è mai cercato, per quanto sappiamo, uno scambio diretto, ma sempre delle battutine che hanno alimentato il flame e inasprito i rapporti con i creator. Infatti, nel corso della sua lunga carriera, farà solo 2 collaborazioni con Rikix e Conrad, dei precursori della community italiana di Inazuma Eleven, persone che lui stimava e stima tuttora. Blaster non ha mai indossato una maschera, è sempre stato molto schietto e sincero sui suoi colleghi, ha sempre manifestato i suoi sentimenti con fare giocoso, rendendolo un lupo solitario, lontano dai riflettori, ma molto importante per il suo branco. Come detto in un suo video ormai privato dove annuncia il suo abbandono a YouTube, spiega tutte le sue motivazioni: poca remunerazione nonostante grande impegno, persone che lo insultavano sotto i suoi video a causa di alcune dichiarazioni un po' spiacevoli, ma soprattutto voleva che soltanto chi lo seguiva veramente con interesse o per il contenuto, per la sua persona, potesse farlo ancora su Twitch, così da condividere uno spazio con lo zoccolo duro della sua community. Secondo me Blast è sempre stato un ottimo intrattenitore, ha sempre avuto un'ottima parlantina e dialettica, così da arrivare a fare live di ore senza mai fermarsi, trovando sempre qualcosa da dire, spaziando dagli anime ad argomenti più seri, ma sempre con la stessa genuinità. Blaster, dopo essere diventato docente alla scuola primaria, il suo lavoro dei sogni, decide che da quel giorno Inazuma Eleven, se non per sporadiche comparsate, non sarà più presente sul suo canale, ma darà molto più spazio a Tutto Reality, il cartone che l'ha forgiato nella sua giovinezza. Ironia della sorte, il canale Blaster HD viene hackerato poco dopo, un meteorite che ha comportato un cratere ancora da rimarginare per alcuni fan, ma ha smosso qualcosa. Tutta la community si è radunata per chiedere a Blast di tornare a fare video, e sul suo vecchio canale Master Pokémon 5000 fa il suo ritorno in grande stile con la serie di Inazuma Eleven 2 nel 2022, rubrica che gli donerà una seconda giovinezza. Da questo momento in poi non si sentiva vincolato a caricare video ogni giorno. Quando aveva voglia di giocare e registrare, accendeva la videocamera, avviava il microfono e così ci regalava un prodotto per noi vitale, con uno stile vecchio stampo, senza tagli, senza effetti, solo lui e il gioco. Quest'ona di entusiasmo l'ha cavalcata per molto tempo, arrivando a 117 parti, una pura follia, con anche altre guide su Inazuma Eleven 3, Go e Chrono Stones, tutte fatte per amore del brand e della community, ma qualcosa, di nuovo, si stava spegnendo. Il lavoro stava sempre prendendo più spazio nella sua vita, facendolo vivere con la paura che qualche suo alunno potesse scoprire la sua identità digitale, e purtroppo andrà proprio così. Non so se d'impulso o una scelta ben ponderata, Blast nasconde totalmente il suo canale, senza la possibilità di rivedersi nessun suo video. Doveva tutelare la sua immagine professionale, non poteva permettersi che venisse intaccata dal suo canale, dove ha avuto qualche uscita un po' sopra le righe. Sembrava un punto di non ritorno, ma ancora una volta Blaster ci stupisce. Torna per augurarci buon inizio di anno scolastico il 16 settembre del 2024, però con un compromesso, ovvero oscurare quei video che lui riteneva lesivi e sentiva fuori luogo perché fossero ancora online rispetto alla sua persona. Dopo tutto questo viaggio, una cosa è chiara: Blaster HD non è stato semplicemente uno youtuber che portava Inazuma Eleven, è stato un punto di riferimento, un fratello maggiore, un compagno di avventure che ci ha fatto scoprire un modo diverso di vivere questi giochi. Non ha mai cercato di essere perfetto, non ha mai avuto la pretesa di rappresentare tutti. Ha portato se stesso nel bene e nel male, con un'autenticità che oggi sembra quasi impossibile trovare. La sua storia è fatta di ritorni improvvisi, cadute dolorose, scelte difficili e momenti che sono rimasti scolpiti nella memoria della community. E, come spesso succede con le figure che lasciano il segno, il mito è cresciuto anche nei suoi silenzi, nelle sue assenze, nelle sue pause, perché Blast non è mai sparito davvero. È rimasto nei meme, nelle frasi iconiche, nei salvataggi condivisi, negli scleri memorabili, nel modo in cui ancora oggi molti nuovi creator si approcciano in Inazuma Eleven. Ed eccoci qui, nel 2025, con Victory Road finalmente tra le mani e una community rinata, dopo anni di attesa. Le strade si sono evolute, i contenuti si sono moltiplicati, il panorama è completamente cambiato.
Chi fine farà Blaster HD? Forse, in fondo, la risposta è sempre stata sotto i nostri occhi. Blaster HD non è mai stato un percorso lineare, una presenza costante, un creator d'algoritmi. È sempre stata una comunità che ogni tanto torna a illuminare il cielo della community quando meno ce lo aspettiamo. Oggi Blast è un adulto, un insegnante, un uomo con nuove responsabilità e nuove priorità. Non è più il ragazzino che si infocava parlando di competitivo, ma si nota ancora l'emozione nel droppare un oggetto raro. E va bene così, è giusto così. Crescere significa cambiare, ma non significa dimenticare. E se un giorno deciderà di tornare, anche solo per un minuto, anche solo per un saluto, noi saremo lì, come sempre, come se non se ne fosse mai andato.